In questo video ti spiego il significato dei verbi vederci e sentirci, cioè dei verbi vedere e sentire con la particella ci. Vedremo quando si usano, quando non si usano, molto importante, e poi alla fine vedremo alcune espressioni molto comuni con questi due verbi. I verbi vederci e sentirci si usano quando vogliamo parlare in generale della facoltà di vedere o di sentire, quindi non quando vediamo o sentiamo qualcosa in particolare, ma proprio della nostra facoltà generale, della nostra capacità di vedere o sentire. E quindi si usano in frasi come queste: senza occhiali non ci vedo bene. Oppure se per esempio qualcuno mi butta la sabbia negli occhi per uno scherzo stupido, posso dire non ci vedo più. Oppure posso dire quando mi sono svegliato non ci sentivo più dall'orecchio sinistro. Fra parentesi, è vero, non ci sentivo più dall'orecchio sinistro, ma adesso va molto meglio e ci sento abbastanza bene. In tutti questi casi quindi è comune usare i verbi vederci e sentirci, con quella particella ci che naturalmente sappiamo che con i verbi coniugati si sposta prima del verbo, mentre con infinito, gerundio e imperativo rimane dopo il verbo e unita al verbo. Ma non è sbagliato usare semplicemente i verbi vedere o sentire. Quindi nel mio esempio degli occhiali posso dire senza occhiali non vedo bene, oppure senza occhiali non ci vedo bene. Quando non possiamo usare vederci o sentirci? Non possiamo usarli quando abbiamo un complemento oggetto. Quindi per esempio non possiamo dire non ci vedo le montagne o non ci sento la musica. Assolutamente no. Quindi in presenza di un complemento oggetto usiamo semplicemente vedere o sentire. Non vedo le montagne, non sento la musica. Ma magari qualcuno sta pensando, e allora l'espressione non ci vedo niente di male? In questo caso abbiamo un complemento oggetto, niente di male, e abbiamo la particella ci, non ci vedo niente di male. Ma in realtà questo ci è un po' diverso. È più simile a un avverbio di luogo. Non vedo niente di male in questa situazione. Per esempio, se Elisa ha invitato Gianni alla festa e tu mi dici «Ma perché ha invitato anche Gianni?» Io posso rispondere «Ma perché non ci vedo niente di male?» Quindi non vedo niente di male in questa situazione, cioè nel fatto che Elisa abbia invitato Gianni alla festa. Quindi in questo caso è un ci un po' diverso. Non si usa per parlare della facoltà di vedere in generale, ma per riferirsi a una situazione specifica. C'è poi una precisazione da fare a proposito di sentire, perché sentire ha molti significati. Si può riferire per esempio all'olfatto e quindi si dice sento un odore, oppure si può riferire al tatto, sento il caldo o sento il freddo, o si può riferire anche alle sensazioni interne, posso dire sento un dolore alla spalla. In tutti questi casi però non possiamo usare sentirci. Non posso usare sentirci per esempio per parlare della facoltà dell'olfatto in generale. Quindi quando uso sentirci si riferisce solo all'udito, quindi alla facoltà di sentire con le orecchie. E un'altra cosa da ricordare, soprattutto per chi parla inglese, è che non usiamo il verbo potere con questi due verbi, sentirci e vederci. Quindi non diciamo non posso vederci o non posso sentirci. È sufficiente dire non ci vedo, non ci sento, proprio perché quel ci indica che stiamo parlando della nostra facoltà in generale. A questo punto voglio aprire una parentesi di grammatica per chiarire un punto molto interessante per gli appassionati di grammatica, si intende. Dunque, guarda questi due esempi. Il primo è una frase presa da un'intervista a un'attrice che si chiama Gaia Girace, che dice: «Poi ho capito che bisogna avere a fianco le persone giuste. I vari affetti restano anche quando non ci si vede». Il secondo è il titolo di un articolo di Focus. Perché con la nebbia non ci si vede? Quindi nelle due frasi abbiamo la stessa espressione, non ci si vede. Stessa espressione ma significati diversi. Il motivo è che ci ha tantissimi significati. In italiano, quando una persona è dappertutto, è presente in tanti posti, si dice che è come il prezzemolo.
Ecco, secondo me ci è un po' come il prezzemolo, perché lo troviamo dappertutto. Ora, nella prima frase, i veri affetti restano anche quando non ci si vede. Non ci si vede è una forma impersonale, quindi abbiamo un sì, come nella frase in Italia si mangia bene. Poi dovremmo avere un altro sì, questa volta un sì reciproco, come nella frase Elisa e Alice si chiamano tutte le sere, che significa che Elisa chiama Alice e Alice chiama Elisa. Quindi in teoria dovremmo avere i veri affetti restano anche quando non si vede. Ma siccome non possiamo avere due sì uno vicino all'altro, il primo diventa ci e quindi la frase diventa non ci si vede, che in pratica significa non ci vediamo, cioè io non vedo te, tu non vedi me, ma in una forma impersonale. Anche nel secondo esempio, il titolo dell'articolo di Focus, perché con la nebbia non ci si vede, abbiamo una forma impersonale, si vede, con il verbo alla terza persona singolare, ma questa volta ci ha un significato diverso. È il ci che stiamo imparando qua, il ci di vederci, che indica appunto la facoltà di vedere, che naturalmente con la nebbia è compromessa e quindi abbiamo la frase non ci si vede. E un altro punto di grammatica da ricordare è che ci può significare anche noi come complemento o a noi. Quindi, per esempio, se io e la mia amica Alice stiamo aspettando due nostri amici, quando li vedo da lontano posso dire non ci vedono, che può significare non vedono noi, ma può significare anche hanno perso la facoltà di vedere, sono ciechi perché non vedono che siamo qui, quindi scherzando posso dire non ci vedono. Ok, basta con i punti di grammatica troppo complicati e vediamo invece tre espressioni molto comuni, anzi in realtà le espressioni sono 2,5. La prima è non ci vedo più dalla fame, che significa che ho tantissima fame, ho talmente fame che ho perso la facoltà di vedere. C'era anche una pubblicità che diceva quando non ci vedi più dalla fame devi mangiare, non mi ricordo più cosa, ma devi mangiare qualcosa. La seconda espressione è non ci sente, come in questo esempio preso dalle notizie sportive. Il Chelsea sempre in pressione su Dumfries, l'Inter non ci sente, che significa che l'Inter non ne vuole sapere, l'Inter non vuole ascoltare le proposte del Chelsea. Appunto significa che l'Inter è sorda alle proposte del Chelsea, non le vuole ascoltare, non ne vuole parlare. E la terza espressione, che però in realtà conta come mezza, è voglio vederci chiaro. Perché mezza? Perché questa in realtà è più simile a una frase di cui ho parlato prima, non ci vedo niente di male. Perché quando dico voglio vederci chiaro, mi riferisco non tanto alla facoltà di vedere in generale, ma a una situazione particolare. Voglio vederci chiaro significa voglio capire bene questa situazione, voglio capire bene questa cosa. Quindi in questo caso ci, come nel caso precedente, è più simile a un avverbio di luogo. Grazie per avermi seguito, se ti è piaciuto il video lasciami un bel pollicione e se vuoi vedere altri video di grammatica iscriviti al mio canale. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!